Ciao, bentornati su KS Lab. Oggi vi voglio parlare di vari tipi di filato di cotone, che è la fibra naturale più utilizzata per le t-shirt o le felpe e tutti gli altri tipi di abbigliamento. Infatti, come credo voi sappiate, ci sono vari tipi di modo di filare la fibra. Per semplificare, parleremo solo del cotone e non dei vari blend con altre fibre sintetiche che si possono ottenere. Quando andiamo a scegliere una t-shirt, di solito nella scheda tecnica è riportato il tipo di filato col quale è fatta. Il tipo di filato è molto importante non solo per la vestibilità e il comfort del cliente, ma anche per il tipo di stampa che vogliamo utilizzare. Quindi è bene sapere tutte le varie caratteristiche. Per iniziare, rinfreschiamo un attimo la memoria su come si ottiene dal cotone la fibra. Il cotone viene raccolto dalla pianta, il batuffolo. I fiocchi grezzi di cotone vengono passati attraverso le macchine che ne rimuovono le impurità. Per esempio c'è la battitura, la cardatura, che servono a eliminare le fibre più deboli e a eliminare le parti di sporco che sono all'interno del batuffolo. Dopo la cardatura c'è la pettinatura che serve a uniformare la lunghezza delle fibre, dopodiché c'è la nastratura che serve a trasformare la fibra grezza in un filato vero e proprio, col quale poi dopo verrà tessuta la t-shirt, o comunque il tessuto per la t-shirt. Questo è il processo di base, chiaramente semplificato, col quale si ottiene il carded open-end cotton, cioè il cotone cardato pettinato, che è quello più ruvido che, diciamo, guardate al microscopio, adesso vi metterò qui delle immagini, è quello che ha una superficie meno uniforme e quindi a livello di dettaglio e di stampa può creare qualche problema, soprattutto se si fanno dettagli fini e magari si usa dell'inchiostro meno denso. Per esempio, stampa di TG, la maglietta così è troppo ruvida e rischia di farci perdere del dettaglio e la stampa non viene in maniera ottimale. Oltretutto la vestibilità e la sensazione addosso a pelle sarà di una t-shirt abbastanza pesante e ruvida. Il vantaggio che comunque è la più economica di tutte. Dopo abbiamo il tessuto ring spoon, come viene detto, che sarebbe il ritorto. I processi iniziali sono sempre gli stessi, solamente che ne vengono aggiunti di successivi per affinare poi il prodotto finale. Infatti, sempre nelle immagini che vi metto qua sopra, potete vedere come la maglietta ring spoon ha una superficie molto più liscia, proprio perché viene ritorta la fibra e questo ne conferisce maggiore compattezza e una migliore superficie di stampa. Questa è già molto indicata sia per la serigrafia che per la stampa digitale. Tra l'altro questo tipo di lavorazione conferisce maggiore morbidezza alla maglietta. Oltre al cotone ring spoon classico c'è anche il combed ring spoon, che sarebbe il cotone ring spoon pettinato. Questo ha anche lui una maggiore morbidezza, vengono ripassati per una pettinatura ulteriore, quindi si toglie ulteriore impurità all'interno del tessuto e questo ne conferisce una maggior qualità. Chiaramente il prezzo dobbiamo capire che aumenta sempre di più. Nella media delle magliette promozionali oggigiorno il cotone ring spoon o ring spoon pettinato è un po' la media per avere un buon rapporto qualità-prezzo. Esiste poi un quarto tipo di filato che si chiama Heirloom Carded Ring Spoon Cotton, che praticamente unisce un'altra volta una successiva pulizia tramite processi sempre di pettinatura eccetera eccetera per la rimozione ulteriore di ancora le più piccole parti di impurità all'interno della fibra di cotone e poi oltre a quello viene separato tramite dei processi per avere le fibre più lunghe e più lisce possibili, che poi vengono trasformate in ring spoon, quindi ritorte, e questo ne garantisce una morbidezza fantastica e una superficie extra liscia per una qualità di stampa maggiore. Come vi ho accennato prima, terremo fuori i mix che si possono fare tra fibra naturale e fibre sintetiche, dove si fanno i blend, tri-blend, che possono essere con dentro viscosa, poliestere e quant'altro, elastane, a seconda dell'abbigliamento, dello stile o della destinazione di quello che si vuole ottenere. Una volta che sappiamo i vari tipi di filati
le varie differenze e anche le fasce di prezzo, possiamo regolarci in base al tipo di stampa che vogliamo utilizzare. Perché per esempio, se io utilizzo la stampa digitale dove devo pretrattare un tessuto scuro e utilizzo una maglietta che devo mettere tanto pretrattamento, risparmio sulla maglietta, però poi dopo ho una superficie di stampa ruvida, il pretrattamento mi costa tanto, la stampa viene così così, quindi magari tante volte conviene prendere una maglietta più di qualità, uso meno prodotto e mi viene la stampa migliore. Mentre magari se devo fare delle tirature un po' grandi con dei loghi in serigrafia dove l'inchiostro è molto più denso e magari non ho del dettaglio fine da fare, posso permettermi di utilizzare magari una t-shirt un po' più economica. Chiaramente avendo le informazioni di quello che stiamo prendendo, di quello che c'è scritto nella scheda tecnica dell'abbigliamento, riusciamo anche a regolarci di conseguenza. Vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, se avete qualche cosa da scrivere o domande mettete pure nei commenti qua sotto. Vi lascio i link utili se avete bisogno di contattare per informazioni il nostro sito o la mail. Grazie e alla prossima!